Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi iniziamo con ultimo video pippone, anche perché qua in garage ci sono 35 gradi e non ce la faccio più. A grandissima richiesta parleremo del nuovissimo Cighi IO6 LTE installato questa volta sul GS e non sulla Tenerona come avete già visto, con ovviamente l'opzione dashcam, oltre a qualcosa di futile, ovvero l'installazione dei fianchetti nero opaco che richiamano, come avete visto nello scorso video sulla Krapovic, il nero opaco della coda della moto. E colgo l'occasione per rispondere a dei commenti, ovvero perché non hai verniciato la coda della moto originale invece di comprarne un'altra? Io non l'ho comprata nuova perché nuova costa 310 euro. L'ho presa su eBay, sicuramente parliamo di moto incidentate, l'ho pagata a 70 euro, l'ho fatta verniciare ad un mio amico che in molti di voi hanno già conosciuto perché è il presidente del motoclub di Trodica di Morovalle. Se avete partecipato al motoraduno quindi l'avete già conosciuto. Ha una carrozzeria pazzesca, oltre a verniciare si occupa di wrapping, quindi ora vedete la moto in questa maniera, ma in futuro chissà. Se vi trovate in zona Trodica di Morovalle, carrozzeria New Car, parliamo di Bruno Giacomini, che tra l'altro saluto. Ciao Bruno. Ma tornando al CarPlay, guardate che simulazione vi ho fatto per rispondere alla domanda che mi fate più spesso, ovvero: Francesco, sulla mia BMW che modello devo scegliere? Qua troviamo tra virgolette la vecchia versione. Ho detto vecchia versione perché parliamo del modello da 5 pollici, ma tutti e tre i prodotti sono ancora disponibili sul sito della Cighi, mentre da questa parte troviamo la nuova versione, ovvero il modello da 6 pollici. Ma attenzione, seguitemi bene, tornando al modello da 5 pollici, se avete una BMW con la classica basetta per il navigatore, dovete assolutamente scegliere questo modello, ovvero la IO 5 Play for BMW, mentre per tutte le altre moto che appunto non hanno la basetta potete scegliere tra la IO 5 Play o la IO 5 Lite. Qual è la differenza? Questo ha solo lo schermino, mentre questo viene venduto schermino più dashcam. Tornando al modello da 6 pollici, le cose cambiano perché non abbiamo più la versione specifica per BMW. Possiamo installare sulla basetta sia il modello IO 6 LTE che il modello IO 6 Max. Cosa cambia l'uno dall'altro? Che nel modello LTE possiamo inserire la classica SIM telefonica e di conseguenza sbloccare numerose feature perché lui si può collegare ad internet, mentre il modello IO 6 Max non ha lo slot per inserire la SIM telefonica e di conseguenza non si potrà collegare ad internet. Questo, ovvero quello con l'attacco per la basetta BMW, ci ho fatto un video, lo trovate sul canale, ci abbiamo fatto il viaggio in Irlanda l'anno scorso, mentre questo insieme alle dashcam l'ho installato sulla Tenerona all'inizio della terza stagione sudamericana quando ci trovavamo in Uruguay a Montevideo. Importantissimo, la versione da 5 pollici per BMW non ha la possibilità di collegare le dashcam, quindi ora facciamo una pila con il modello da 6 pollici. Guardate che precisione nel fare la sagoma. Vabbè, facciamo così, ricordandovi che se voleste risparmiare qualcosina rispetto al modello da 6 pollici, parliamo comunque di una versione strautilizzata e valida, ed andiamo a focalizzare lo sguardo nel modello 6 pollici. Ma ora che abbiamo capito che entrambi i prodotti possiamo installarli in tutte le tipologie di moto, BMW comprese, dobbiamo fare lo step successivo, ovvero scegliere il supporto in relazione alle nostre esigenze. E nel caso della basetta BMW, il modulo specifico per BMW. E con questi due prodotti in meno di 5 minuti potete installare tutto e partire. E velocissimo unboxing per mostrarvi il contenuto di questa confezione, ma soprattutto per dirvi che con l'acquisto trovate tutto il necessario per installarlo sui tubolari, quindi cavo di alimentazione ed eventuale cablaggio per le dashcam, ruba corrente e fascettine, gli immancabili adesivi riflettenti e delle fascettine in tessuto, un portachiavi brandizzato, ovviamente riduttori per i tubolari, per finire con le chiavi necessarie ed il manuale di installazione. E una volta installato il CarPlay, se volessimo aggiungere le telecamerine, anche perché abbiamo gli attacchi predisposti, basta acquistare il kit delle dashcam. Ma se abbiamo una moto BMW con la basetta classica del navigatore, acquistare il modulo specifico per BMW. Quindi togliere le 4 viti del supporto ed il relativo cavo per avere in meno di un minuto il nostro CarPlay pronto per essere ancorato sulla basetta BMW. E colgo l'occasione per mostrarvi le differenze tra il modello 5 pollici specifico per BMW e il modello da 6 pollici con il modulo BMW. In questo caso lo potete utilizzare solo sulla basetta BMW, mentre nella versione 6 pollici basterebbe cambiare il modulo per poterlo utilizzare in tutte le moto. Ed inoltre, importantissimo, solo nel modello 6 pollici trovate questa ulteriore presa, un USB di tipo C, dove poter collegare le dashcam. Veloce recap come sorta di guida all'acquisto: se
acquistate il modello Aio 6 LTE o il modello Max, abbiamo visto che all'interno della confezione troviamo tutto l'occorrente per installare il nostro CarPlay sul manubrio della moto. Ma se successivamente vi salisse la voglia di aggiungere le dashcam, dovete acquistare queste telecamerine qua, che ora rimettiamo a posto, perché se la vostra moto è una BMW e la classica basetta, dovete acquistare il modulo BMW, e se successivamente vi risalisse la scimmia sempre per le dashcam, dovete acquistare anche questo accessorio qua. Detto questo, ragazzi, passiamo dalla teoria alla pratica e in 10 secondi smontiamo tutta la moto ed andiamo ad installare il tutto. Rallento un attimo le immagini perché siamo arrivati in un punto molto interessante. Nel video scorso ci eravamo fermati qua con il cavo della dashcam posteriore. Ora focalizzate lo sguardo su questa presa, sul cavo giallo e sul cavo nero, che è appunto il cavo della dashcam. In maniera super easy ho smontato un po' di cose perché la mia idea è quella di far passare il cavo dove passano gli altri cavi, ovvero dentro questa canalina qua. Ma per semplificarmi un po' le cose e non smontare il serbatoio, con il cavo giallo che è sottile ci sono riuscito, mentre con il cavo della dashcam, questo qua, ho fatto una via un po' più breve per uscire da questa parte. E rimontare il tutto è veramente semplice perché basta appoggiare il supporto della sella, approfittare di fare un po' manutenzione, quindi spray al silicone, in quanto qua, come potete vedere, c'è un gommino sia nella parte alta che nella parte bassa, anche di qua. Posizionare le boccole che con lo spray a silicone entrano benissimo, riposizionare questa scatolina che si ancora con due viti, tra l'altro viti piccolissime con la filettatura per la plastica. Ok, viti lunghi nella parte anteriore perché sorreggono il serbatoio e viti con la boccola di centraggio nella parte posteriore, ma dato che sono leggermente ossidate non dimentichiamoci di lui, sempre. Non esageriamo perché con questa chiave è facile applicare una coppia di serraggio elevata. Passiamo a quelle anteriori. Ovviamente la fine corsa è data dalla boccola e il gommino serve per le vibrazioni. Poi fermerò il cavo con una fascetta, ma se guardate, dato che passa in questo punto, già è quasi bloccato. Per riposizionare la centralina è veramente un gioco da ragazzi perché basta infilarla nella parte bassa, guardate questo punto in plastica, anche l'altro, spingere e si incastra. Quindi se volete sollevarla basta allargare questo punto e sollevarla. E visto che ci siamo, piccolo dettaglio tecnico, dato che mi piacciono molto queste cose, la base della centralina è appoggiata su 4 rondelle in gomma per le vibrazioni. Quindi brava BMW. Ora riprendiamo il cavo da questo punto, riposizioniamo l'aggancio della sella che a sua volta serve per regolare l'altezza della sella stessa nella parte anteriore. Ma torniamo al cavo della dashcam che, come potete vedere, passa in questo punto, gira dietro, ed ora la mia idea è di farlo passare insieme agli altri cavi qua sotto per sbucare vicino alla parte alta del radiatore. Quindi posizioniamolo, andiamo a passare qua sotto perché proprio qua siamo protetti, ma al tempo stesso c'è un buco che sale sopra. E per fare le cose fatte bene ci sarebbe da togliere anche questa carena in plastica agganciata da 1, 2, 3 viti. Ma ora arriviamo alla nota dolente, ovvero prenderei il progettista BMW e mi fermo qua, perché per toglierla bisogna rimuovere anche questo rivetto in plastica qua, che non si toglie come i classici rivetti dove basta premere il pomello centrale, ma c'è bisogno di una pinza tipo questa, in quanto dalla parte esterna bisogna prendere il pomello centrale e cercare di farlo venire verso noi. Ma capite benissimo, vista la posizione incassata, che non è facile rimuoverlo senza romperlo. Quindi adesso, senza rimuoverlo definitivamente, abbiamo tolto le 3 viti e passiamo qua sotto. Vedete che c'è dello spazio? Sbuchiamo di qua ed andiamo ad infilarci qua dietro. E per i più nerd, guardate dove passa, ho messo le fascette blu proprio per farvi capire, ma anche per capire i cavi che riguardano i cighi. Per sbucare in questo punto vedete la fascettina blu, anzi per i più pignoli celeste, ma attenzione perché di cavi ne sono 2 e non 1, ovvero lo spinotto arancione della camera posteriore e lo spinotto rosso dell'alimentazione, perché dalla batteria parte un altro cavo nero, rosso e quel cavo giallo di cui vi parlavo prima,
che parte dalla presa DIN sotto alla centralina, ma tranquilli che poi con il classico schemino vi spiego tutto. Con il medesimo supporto che avete visto nel video precedente ho installato la camera frontale e passato con il cavo sotto al cruscotto per sbucare dall'altro lato, vedete le fascettine celesti con il cavo cam front. Ed ora ultimissimo passaggio, focalizzate lo sguardo in questo punto, ovvero sul castelletto che tiene il CarPlay. Tolgo anche il cappuccio così forse riuscite a vederlo meglio, l'o-ring rosso con la presa USB di tipo C che in maniera super semplice passa dietro ed esce sotto, diramandosi in questo punto nei classici 3 attacchi: rosso per l'alimentazione, centrale camera frontale e laterale camera posteriore. E quindi ora non rimarrà che unire con la classica ghiera i 3 cavi. Lavoro terminato, sono super soddisfatto perché è venuto fuori un lavoro pulito. L'unica cosa che mi dispiace è che ho finito le mie amate fascette di colore celeste di questa dimensione, quindi questa sera assolutamente ordine online, però dai, sono soddisfatto per il risultato finale. Adesso rimontiamo il tutto, ma colgo l'occasione per cambiare i fianchetti, dato che si tengono con questa vite e l'altra vite, con i fianchetti di colore nero opaco come la coda della moto, presi su AliExpress a 30 euro. Moto rimontata e devo dirvi che non è avanzata neanche una vite. E lasciate sotto nei commenti un vostro parere per quanto riguarda queste modifiche futili estetiche, ovvero fianchetto nero, paramani neri, scarico nero, paracoppa enorme nero, quarto punto di ancoraggio che ovviamente ho lasciato con la stessa identica finitura dell'originale. Personalmente sono super soddisfatto, ma sapete benissimo che io sono un po' scemo, quindi il mio punto di vista conta zero. Cioè per me conta tantissimo, però oggettivamente parliamo di cose futili e soprattutto soggettive. Ma passando alle cose serie, con la camera posizionata come se fosse i miei occhi, questa è la nuova plancia di comando e devo dirvi che la dimensione 6 pollici è veramente perfetta, non è né grande né piccola, ma soprattutto, aspettate, abbiamo le dashcam. Ho testato, funziona tutto. Per sicurezza ve lo ripeto, ora sul cruscotto vedete la scritta TFT, ma dai comandi basta premere nella parte alta menu 3 secondi e passiamo a nav. In questa maniera possiamo comandare il CarPlay dal rotellone, basta tenere premuto 3 secondi e switchare da una pagina all'altra, mentre ruotando, guardate, possiamo selezionare le icone che ci interessano e confermare la scelta premendo sul rotellone per un secondo. 3 secondi e cambiamo la schermata. Vedete la spia rossa lampeggiare perché le telecamere stanno registrando. A livello estetico hanno fatto un lavoro veramente pazzesco. La qualità del display è allucinante, ma soprattutto la dimensione è perfetta perché non copre assolutamente il cruscotto. I tasti nella parte alta sono accessibilissimi e guardate la tolleranza in questo punto, il CarPlay non tocca il supporto BMW per circa mezzo millimetro. Avevano fatto un ottimo lavoro di progettazione con il modello 5 pollici, ma questo, come ha scritto il nostro amico Claudio, rappresenta la maturazione della vecchia versione. Ma ora sganciamo lo spinotto che serve per alimentare le dashcam e a sua volta per lo sgancio rapido, che ho fissato con una fascetta in basso rigida e una fascetta in gomma classica dei tubi BMW. Queste fascettine qua che con il bottone si possono riaprire, e una volta sganciato abbiamo anche la possibilità di rimettere questo cappuccio per proteggere la spina stessa, e con il cavo sganciato tramite la classica serratura BMW possiamo rimuovere il CarPlay. Quindi nella versione definitiva con le dashcam troveremo il nostro cavetto corto che serve per lo sgancio rapido, e nonostante la presenza del cavetto possiamo tranquillamente riporlo nella sua custodia e chiuderla per trasportarlo in sicurezza. Ed ora che abbiamo installato tutto, controllato, verificato, funziona tutto, ci sarebbe da aprire una parentesi enorme che riguarda il modello LTE, perché non vi ho detto che con l'acquisto della versione LTE vi spediranno anche questa cosa qua, ovvero questa SIM qua che si inserisce all'interno del CarPlay e che dà a CarPlay stesso la possibilità di collegarsi ad internet. A parlare di questo significa aprire una parentesi grandissima, quindi sezioniamo gli
argomenti e torniamo sull'installazione, perché devo dirvi alcune cose che riguardano questa moto veramente interessanti. E guardate Franceschino vostro cosa ha fatto per voi. Installazione BMW. Qua troviamo il nostro Cigli agganciato alla basetta BMW con il cavo originale BMW, ma al tempo stesso abbiamo una seconda alimentazione. Questo è il cavetto corto che avete visto con lo sgancio rapido. A sua volta riparte un cavo relativamente corto che si dirama in 3 punti. Qua vedete di colorazione blu, ma effettivamente è arancione, mentre qua abbiamo la colorazione rossa. Il rosso, come potete vedere, sta a indicare l'alimentazione, mentre il blu, che nella realtà è arancione, serve per alimentare la camera frontale e la camera posteriore. Ma tornando al cavo rosso, vediamo che a sua volta si dirama in ulteriori 3 cavi, uno rosso diretto in batteria polo positivo, uno nero diretto in batteria polo negativo ed uno giallo chiamato cavo ACC, o più comunemente chiamato sottochiave, e cioè il cavo che dà alimentazione ai nostri accessori aftermarket quando accendiamo il quadro e al tempo stesso toglie alimentazione quando spegniamo il quadro. Ma attenzione, perché non parliamo di una moto normale, bensì di un BMW, e con questo assolutamente non voglio fare i complimenti al marchio, anzi quello che sto per dirvi da un lato mi piace, dall'altro neanche tanto. Comunque parliamo di una moto che ha il CAN bus, che significa, ve la faccio molto semplice, un sistema che tra virgolette elimina molti cavi perché molte utenze vengono gestite da una centralina. Tornando sulla moto, quando l'ho portata a fare il tagliando ho fatto inserire come accessorio la presa DIN sottosella. Questo è un GS 2020, quindi sprovvisto di questo accessorio. Se voi avete un GS 2021/2022 a seguire, questo accessorio era di serie, ma io l'ho fatta mettere in quanto avrei avuto un cablaggio sottochiave vicino alla batteria che si trova in questo punto. Funziona in questa maniera: se mettiamo un adattatore USB, accendiamo la moto e come potete vedere la presa è alimentata, e se noi spegniamo il quadro, ora vado veloce con la camera, ma la presa è alimentata per 60 secondi dopo lo spegnimento del quadro. Guardate, guardate, quasi che ci siamo, 60 secondi esatti, e l'alimentazione è tagliata dalla centralina. Altra cosa, se ci colleghiamo un alimentatore originale BMW con lo stesso attacco, la presa comunica con la centralina e va a ricaricare la batteria. Che significa? Significa che questa presa funziona sia in andata che il ritorno. Ma ora seguitemi perché arriva il bello. Se alla presa tramite l'adattatore collego un telefono, vedete addirittura questo lampeggio, perché sicuramente la centralina riconosce che ci abbiamo attaccato qualcosa con una batteria. Ma seguitemi perché non finisce qua, in quanto se accendiamo il quadro, ovviamente alimenta il cellulare, ma se ora andiamo a spegnere il quadro, lei non alimenterà il cellulare per 60 secondi, bensì per 4 minuti e 30 secondi. Guardate il tempo, il cellulare è ancora alimentato, anche se in certi momenti attacca e stacca. Guardate. E l'adattatore ci dice che c'è ancora corrente, ma soprattutto importantissimo è che il CarPlay è ancora acceso. Quasi 4 minuti, ha staccato ora e il CarPlay si sta spegnendo. Praticamente la centralina ha un comportamento differente in relazione all'assorbimento, quindi quel giochetto che ho fatto tante volte di prendere il polo positivo della classica presa USB che troviamo sulle nostre moto, nel caso specifico non mi convinceva più di tanto, per appunto non andare ad interferire con i parametri della centralina stessa, quindi ho optato per una seconda opzione. E tornati nuovamente sotto sella, vedete il cavo giallo che prima si trovava sotto la centralina in quanto era collegato al polo positivo della presa DIN, mentre ora lo vedete infilato in questo punto, in quanto questa moto, grazie a CAN bus, ha solo 3 fusibili. 2 li troviamo qua dentro piccolini da 7,5 e 10 A ed uno più grande che è questo qua. Per non intaccare l'impianto originale e prendere con un rubacorrente il sottochiave proprio su questi cavi, non ho fatto altro che sfilare questa spinetta, far passare il cavo giallo in un piccolo forellino ed infilare il cavo giallo nel fusibile per fare i miei test. Il passaggio, come potete immaginare, è veramente piccolo e la spinetta va un po' più dura, non torna perfettamente in posizione, ma in questa maniera ho potuto fare tutti i miei test, vi posso garantire che tutto funziona e come detto non ho toccato minimamente l'impianto della moto. Penso che nel 99% dei casi avrei potuto lasciare il cavo giallo collegato al polo positivo della presa DIN. Poi ho pensato, quando magari vado a ricaricare la batteria passa corrente, quindi andiamo a cercare la scatola dei fusibili, nel caso specifico con il CAN bus
è tutto un po' complicato, ma a parte questo penso che se dobbiamo mettere qualcosa di aftermarket sotto chiave, quel punto dovrebbe essere il punto migliore. Poi ragazzi, io sono ignorante in materia, questa per me è la prima BMW, è la prima GS, sicuramente tra di voi ci sono tantissimi GSisti e sicuramente ne sanno molto ma molto più di me. Questi giorni non ho fatto altro che smontarla per conoscerla un po', ma ripeto, sto imparando strada facendo. Se avete dei consigli su come e dove mettere i nostri prodotti accessori sotto chiave, fatemelo sapere nei commenti, perché le fondamenta di questo canale sono appunto la condivisione. Come dico sempre, non si nasce imparati, quindi condividere è la cosa migliore per crescere tutti insieme. Ed ultima cosa, a proposito di condivisione, sotto questa protezione troviamo due slot, uno per la micro SD e l'altro per la SIM dati, ma al tempo stesso la presa USB di tipo C che possiamo definire presa di bordo per alimentare il nostro CarPlay quando non ci troviamo in moto. Ed anche per questa cosa, già testato, se la vostra idea è quella di utilizzare la presa di bordo come prima accensione, guardate questo video. Grazie al mio amico Claudio Super Nerd, la prima accensione va fatta con un alimentatore che simuli la batteria della moto. Poi, fatto l'aggiornamento, si potrà utilizzare qualsiasi caricatore da cellulare oppure una classica presa USB del computer. E per rispondere ad una domanda che mi è stata fatta in un commento, ovvero come attivare il BSD, basta andare nelle impostazioni, funzioni, scendere in basso, BSD, come lo accendete la prima volta è spento, voi dovete attivarlo. Ed inoltre, per fare le cose fatte bene, bisognerebbe fare la calibrazione, tornare sulle dashcam, andare sulla posteriore. Questa linea rossa dovrebbe coincidere con 8 metri di distanza dalla moto. Poi tornate sulle impostazioni, funzioni, BSD e togliete la calibrazione. E spero che il video sia stato interessante. Poi per quanto riguarda le funzioni LTE, quindi controllo remoto dall'app, promesso che ci torneremo. Per adesso la serie di video pipponi finisce qua. Noi settimana prossima partiremo per un lungo viaggio, quindi se vi capiterà di incontrarci lungo la strada, fate un fischio, alzate una mano, perché noi ci fermeremo per stringervi la mano. E ciao ragazzi, ci vediamo on the road.